Ho trovato per puro caso questo video, non so chi sia il giudice, non so chi siano gli indagati, non so chi siano i testimoni e non so la causa del processo. Non so nulla, sostanzialmente. So solo che è un qualcosa di veramente meraviglioso, un processo andato in onda sulla Rai, credo una trentina d'anni fa, vedendo le immagini, un processo cult di Un giorno in pretura. Se voi cortesemente aveste delle notizie in merito, il nome del magistrato, qualche notizia in più di qualsiasi tipo in merito a questo processo, per favore scrivetemela nei commenti, così ne discutiamo, perché interessa anche me effettivamente capire di che tipo di processo si tratta. Quindi nulla altro da aggiungere, buona visione. Rai Cult, Un giorno in pretura. Non ho pensato che sarebbe stato opportuno curarsi prima e poi sposarsi, perché lei ha coinvolto col matrimonio altre persone che potevano rimanere indenni. L'ha compreso la sua famiglia? Sì o no? Sì. La sua famiglia si troverà in un'enorme difficoltà, naturalmente. Quanti anni ha lei? 28. 28. E lei a 28 si arrende. No, mi sono riparato. Allora, lei mi deve dire, con molta pazienza, mia e sua, com'è che è successo questo fatto? Perché? Perché lei ha pensato di vendicarsi? Cos'è successo? Cioè, ma io ho cominciato per provare così, per gusto. Per gusto? Cioè, non credevo che diventasse lei una cosa... Lei ha cominciato per gusto? No, per gusto. Cioè, non lo so, per una cosa... Forse perché lo facevano gli altri. Perché... Quindi non è che aveva delle preoccupazioni? No, in quanto... Viveva in famiglia? Credevo che non arrivassi in questa situazione. Lei viveva in famiglia, sì. Nella sua famiglia? Mia madre e mio padre. Suo padre è vivo? Sì. Sua madre? Quindi non c'erano disturbi, lei aveva una libertà. Ma lavorava? Sì, periodi sì, periodi no. Che lavoro Muratore. faceva? Muratore. E lavorava. Poi ha visto qualcuno che si drogava e allora ha ritenuto che... No, pensato che non fosse una cosa tanto... Cioè, da arrivare a una dipendenza... che tipo di droga era? Cioè, eroina. Cioè, ho cominciato col fumo, con l'hashish. Ma lei lo sapeva che la droga e la tossicodipendente in genere, specie l'eroina, poteva danneggiarla? Cioè, lei lo sapeva? Non pensavo a questo livello. Come? Non pensavo a questo livello. È un po' esibizionista chi vuole drogarsi, cioè vuole farsi notare, vuole far vedere che non credo lui che sia la ragione giusta. Non credo che lei ha scherzato con la droga. Quanti anni aveva? No, non ho mai scherzato. Ecco, non ha scherzato. Quindi l'ha presa sul serio la droga. Sul serio per provare, per vedere com'è questa droga. Secondo me può darsi che sia così. Dirci... Può darsi anche che ho avuto degli altri problemi, magari no. Forse mi sono creato, cioè, sul modo di vivere, su tante cose, no? Sul modo di vivere? Forse non mi andava di vivere così, cioè... Così come? Lei lavorava, no? Sì, a volte sì, a volte no, forse perché ho avuto delle amicizie abbastanza... Mi è capitata l'occasione più di una volta, cioè non pensando che potesse arrivare a questi... Lasci stare dove deve arrivare. Ma non lei sono cosa vuole dire ha provato? Che mi è capitato lo sniffo davanti, cioè me lo sono fatto. Che cosa pensavo che fosse come l'altro. Cosa le è capitato davanti? Lo sniffo, non so. Lo sniffo, perché ci sono nomi un po'... Lo sniffo è che? Sniffare, cocaina, eroina, non so. Beh, ha visto sto sniffo e lei dice... Girato così. Così? Credevo che fosse come... Uno si beve un bicchierino d'alcol, cioè poi basta. Infatti la prima volta è uguale. Quindi non sapevate che era dannosa? Cioè, ma no, fino a un punto che mi sono reso conto adesso. Allora, che pensavate? Che credevate di ottenere con questo sniffo, come sento adesso? Niente, a stare così un'ora, due, come... È lo stesso che uno si beve un bicchiere d'alcol. No, è tutto diverso. Cioè, ma col tempo poi diventa diverso. Lei non viene processato per la fabbricazione o la distribuzione della droga. Lei viene oggi giudicato per un furto aggravato. Ma io non posso valutare la pena se non valuto la sua personalità. Perché la sentenza non è una forma, è un messaggio
Lei mi deve dare i suoi messaggi, io li devo recepire e poi devo restituire il messaggio in nome del popolo italiano, va bene? Lei ha preso questa droga perché aveva poco da lavorare. Cioè anche. Forse perché sono stato dentro, cioè ero già schedato per tanti motivi. Forse per questo non trovavo lavoro. Io l'ho chiesto all'inizio, non quando ero già schedato. Cioè io all'82 sono stato arrestato. Per quale reato? Cioè detenzione d'armi, però... Poi è stato assolto per insufficienza di prove. Beh, in Dio credevate? Ci credo tuttora. No, io voglio sapere allora se credevate in Dio. Nei carabinieri credevate? Nei magistrati credevate? Come tante altre persone credevo. Cioè, per istituzione. Certo, nelle istituzioni. Per istituzione. Come lo fanno tante altre persone. Cioè, credevo. Prego? Credevo in tutto quello che c'è. Credeva. Quindi credeva ai carabinieri, al magistrato, agli ospedali, alla patria, credeva alla patria. I campionati del mondo tifava per l'Italia, era unito almeno in quel momento. Avevate una ragazza? Sì. Beh, lei stava bene in salute, no? Allora lei ha fatto capire che c'è stato un fatto forse importante, quello dell'arresto dell'82. Forse quello ha innescato una certa perplessità. Mi sbaglio? In quanto nella mia famiglia non si pensava assolutamente che si potesse arrivare. E ha portato una era specie fuori. Ha portato una specie anche, di calo nella potrebbe sua essere famiglia. anche un motivo valido. Detenzione di armi avete detto? Che cos'è che teneva? Che quale arma? 2 pistole giocattoli e una schiacciacani. E lei dice che è stato arrestato e rimase in carcere per quanto tempo? 20 giorni, 22. 20 giorni. Rimase in custodia cautelare per giorni 20. Poi si fece il processo e venne fuori cosa? Assolto, cioè non costituivano reato perché non erano armi, non erano in grado di funzionare. Questa è anche una cosa che dovrete farci meditare. Ecco, questo la turbò, questo fatto qui. È vero o no? Molto. Cioè più per la mia famiglia, perché... Beh, ancora non era sposato però, la famiglia originaria. E questo l'ha scosso, questo fatto qui. Cioè, per il fatto che sono stato dentro... Traumatizzato, vero? Parecchio, nei confronti dei miei genitori, insomma. E volevate rivalervi cioè riemergere, dire ma perché ho subito, voleva sfogare questa ingiustizia secondo lei avuta e questa piuttosto offesa alla reputazione della sua famiglia, cioè, perché naturalmente tutto questo ha provocato non tanto per me ma per la mia famiglia, soprattutto per i miei genitori di origine che magari erano 2 brave persone, cioè, che faceva papà suo, che faceva suo padre, cioè lavorava come contadino, poi era contadino, ha avuto dei problemi. La mamma che faceva? Stava a casa? Sì, casa lì. Aveva fratelli lei? Sì, 3 sorelle. È tutto tranquillo, poi all'improvviso avviene questo fatto e sconvolge la situazione, è vero? Ora volete uscire da questo tunnel, è una scelta che voi potete fare, cioè, in condizioni non ci sono voluto mai volete entrare. tentare perlomeno, no? Quando vi trovarono i carabinieri, non so chi vi ha trovato, stavate solo, non c'era l'altro? No, stavo aspettando il conducente che mi accompagnasse in quanto stavo a Leverano e io sono di Carmiano, solo per quello. Quindi non lo conoscevi quest'altro? Cioè, così, un amico qualunque. È singolare che hanno trovato la macchina rubata ed è stato lui in definitiva che ha detto guardate che aveva la patente, perché voi prendeste pure la patente della macchina. Io avevo la patente di quella che ho rubato io. E come poi hanno telefonato al padrone. già, aveva la patente perché stava la patente nella macchina. Sì. E appena detto Dio, quest'uomo che lascia la patente nella macchina per un incosciente. Bene, cosa volete da questa giustizia? Cosa desiderate che questa giustizia possa fare per voi? Cioè, aiutare. Pur rendendovi conto che rubare una macchina è una cosa molto seria, anche perché nel mandamento se ne pregano una all'ora, vogliono lasciarsi appiedati, insomma, c'è una tendenza del mandamento di Nardò di lasciare appiedati un buon numero di persone e di evitare le soste lungo le strade. Bene, io vi ho capito naturalmente. Bene, si può accomodare lì?
Nestola Antonio. No, ma non è... al proprietario dell'autovettura. Si metta nella stessa posizione in cui stava l'imputato. Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini. Dite tutta la verità, non altro che la verità. Dite, lo giuro. Siete il proprietario dell'auto? Una Giulietta 1600. Di una Giulietta 1600 Alfa Romeo. che avevo lasciato in sosta nei pressi della mia abitazione, per strada però. E com'è che lasciaste le chiavi, aperta la macchina con le chiavi innestate? Sì. E come mai? Perché dovevo andare al lavoro. Avete istanze da fare alla giustizia? No. Poi verbalizzate. Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete avanti a Dio e agli uomini, dite lo giuro. Lo giuro. Vi chiamate? Carabiniere Venere Egidio. Voi confermate tutto quello che dico. Confermo tutto ciò che è contenuto nel rapporto dei Carabinieri di Gallipoli del 13 novembre 1988. Vi disse qualcosa quando l'arrestaste il Tarantino? Non disse niente. Cioè disse che aveva rubato la... Che aveva confermato di Si può accomodare. Poi basta. Allora il pubblico ministero, la sua requisitoria. Il Ministero chiede l'affermazione di responsabilità dell'imputato e con la concessione delle attenuanti di quell'articolo 62 bis codice penale al fine di adeguare la pena al caso concreto, tenuto altresì conto della condizione di tossicodipendenza dell'imputato, chiede la condanna dello stesso alla pena di mesi 4 di reclusione e lire 100.000 di multa. Perfetto. Il difensore si è comunicato. Signor Pretore, si tratta in effetti di un normale processo di furto di autovettura, però va inquadrato in una situazione particolare, cioè la situazione del tossicodipendente che ruba per procurarsi poi denaro per comprarsi la droga. L'imputato ha tenuto un comportamento corretto sia dinanzi ai carabinieri che dinanzi a vostra signoria. Diciamo che è una persona nel suo modo di essere profondamente onesta. Oggi ha mostrato di essere un individuo capace di dare delle risposte reali alle sue domande. Ai carabinieri, appena fu fermato, disse subito, confessò spontaneamente un altro furto. I carabinieri nel loro rapporto dicono spontaneamente dichiarava di aver commesso il giorno prima, alle ore 16, il furto di un'autovettura, una Alfetta 1600. Quindi spontaneamente ha consegnato l'autovettura alle forze dell'ordine perché fosse poi riconsegnata al legittimo proprietario. Io mi aspetto da vostra signoria, cioè attraverso la sentenza, proprio una mano tesa verso l'imputato. Quindi io da lei, signor Pretore, mi aspetto una pena mite. Direi mi aspetto forse, se lei riterrà nella sua discrezionalità, un'assoluzione dell'imputato. Ma ove lei non dovesse accedere a questa richiesta, una pena mite, una pena che possa portare a curare l'imputato. Pertanto il minimo della pena, arresti domiciliari e possibilità di cura dell'imputato attraverso un centro, lì dove risiede a Carmiano c'è il CIMMI, quindi attraverso il CIMMI, Centro Igiene Mentale di Carmiano.
In nome del popolo italiano, il pretore eletto ed applicato l'articolo 483 del Codice di procedura penale dichiara Tarantino Damiano colpevole del reato ascrittogli e con la concessione delle attenuanti di cui all'articolo 62 bis del Codice penale ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna ad anni 1 e mesi 2 di reclusione e lire 400.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in rimanga in stato di arresto nella sua abitazione e si adegui a quanto prescritto dalle strutture locali sanitarie di Cardiano, in particolare il centro di igiene mentale, con informativa costante di detto adempimento a questo pretore anche nella fase esecutiva della sentenza. Vabbè, lo facciamo dopo questo, quando finiamo questo. Beh. C'è il maresciallo a quadro, da fuori. Dunque, cercamo di qui. Bene, ci dica maresciallo, cosa è successo? Sì, potevano essere circa verso le ore 03 di stanotte. Eravamo a bordo di stanotte, di questa mattina. Eravamo a bordo di autoradio del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Gallipoli. A un certo punto, quasi alla periferia dell'abitato di Leverano, sulla provinciale per Veglie, abbiamo notato un'autovettura che si allontanava. L'abbiamo raggiunta, quindi fermata, controllata, e abbiamo constatato che nell'interno del cofano si trovavano circa 2 quintali di arance fresche e abbiamo chiesto notizie di quel carico agli occupanti e quelli hanno dichiarato subito che le avevano rubate da un agrumeto per poterle vendere e far campare le rispettive famiglie. L'agrumeto, tra l'altro, è circondato da tabelle emesse dalla pretura di Nardò, quindi sottoposto a sequestro, in altri termini, per motivi naturalistici e... per la caccia forse? Per la caccia. Anche per la caccia, sì. C'è il cartello? Sono i cartelli? Sì, ben visibili, insomma. Perfetto, ben visibili. si può accomodare. Allora, avanti, uno alla volta, si accomoda. Lei si chiama Invidia Giuseppe? Allora, Invidia Giuseppe, nato in Veglie, 25/6/66. Beh, Invidia, Perché abbiamo trovato a passare già i vendiamo prodotti perché logicamente non teniamo giornata. La voce qua, si sposta di qua. Alza la voce, vediamo un po' che questa notte proprio vai a prendere le arance. Non abbiamo giornata, siamo andati a vendere i prodotti stamattina. Alla mattina siamo andati a vendere i prodotti, alla tornata abbiamo visto degli aranci. Allora abbiamo detto stasera le prendiamo e vendiamo a posto di andare i prodotti domani per farsi una giornata, perché i prodotti 10-12 mila di pulita al giorno. Tengo una piccina, tengo moglie, ma pure una piccina. 10 mesi, infatti il giorno 17. Non potremmo dire annanzi, insomma, non è... Le cose stanno senza fatica proprio. Non si trova da faticare? No, ho già faticato un 3 mesi a redo a una ditta, poi... a mancanza di lavoro e licenziati tutti e sta proprio a zero. Quanto tempo ci avete impiegato per rubarvi tutte quelle arance? Non so, saranno stati 3/4 d'ora, un'ora, no? Però lo sapete che non si deve rubare, no? Non l'abbiamo fatta manco con malintenzione proprio. Malintenzione, quando te le prendi le cose non c'è né male né malintenzione, te le sei prese, non è che te le puoi prendere per la necessità, abbiamo visto l'arancia, la necessità con la cosa che mangiare a casa, con te annanzi. Ma siete così giovani, avete già la moglie, i figli? Quanti anni c'hai? Io 22 e 23. E 22 23 anni è pochino, sposati 23 anni, è chiaro che poi si vanno a rubare l'arancia, no? Di disperato, non sta la giornata per sbattere la cavo, abbiamo visto le cose dell'arancia mentre siamo tornati. No, non si fa, prima di sposarsi bisogna pensare a non rubare le arance dopo. È stata proprio la tentazione che l'abbiamo vista, la tentazione ne tirati, non è che l'abbiamo fatta. Non siete stato mai condannato voi, no? No, mai, una brutta esperienza questa. Capito, Ventino. Piangete? Mio caro, avete ragione pure voi.
Perché piangete? È stata una brutta esperienza. A questo punto il pretore dà atto che l'imputato piange. Può bastare. Si mette a letto. Vieni avanti. Mandorino Giuseppe. Copertino 28868. Beh, Mandorino, tu sei sposato pure. Pure tu sei sposato, ma quanti anni vi sposate voi? Ma io non riesco a capire. Ma io vi avevo scambiato per due minorenni. Quanti anni c'hai? 20. Tieni pure i piccini. No, è incinta. La piccina? No, sta incinta. È incinta. Beh, perché si deve fare basta? Per campare la famiglia, non c'abbiamo una settimana che non lavoravo, non facevo Ma niente. dico proprio l'arancia. E ci siamo trovati là, che siamo passati non di là. c'è nessuna possibilità, non si deve andare. E oggi c'è, non c'è fatica, ci sono in giro da tutte parti, non c'è niente. Che fatica fai? Io un tonigatore tutto faccio. Che fai? Un tonigatore, un mattonaro tutto. E non c'è per scaricare, se sempre, un mattonaro qua bisogna girare tutte le Oggi faticato sempre, ma ultimamente non c'è più fatica, oggi sono pure per l'ufficio collocamento. Lo giuro che ho sbagliato, non la faccio più, non la ammetto. Ma cominciate a prendere pure voi. Oh, Madonna Santa, stamattina. A questo punto il pretore dà atto che l'imputato piange. Non dovete pensare che la vita è facile. Sposarsi a 20 anni e vi sarete sposato a meno di 20 anni. È vero o no? A 19. A 19. A 19. È un'impresa. Uno deve prima sapere. lavoravo prima. E lavoravi, che cosa lavoravi? E poi non ho lavorato più. Una giornata sì, una giornata. Ma se lavoro qua, si sa, non va, è una famiglia, invece bisogna. Queste cose dovete capire. E poi non hai visto che c'erano i cartelli che l'hanno mannaggia, i cartelli non l'avete visti, li farò mettere ancora più luminosi, perché la notte forse. Non ci ho fatto nemmeno caso, niente proprio. No, ci doveva fare caso, e appunto per questo non si doveva entrare nella zona. Bene, a questo punto il pretore convalida l'arresto e contesta ai due imputati il reato di cui agli articoli 81, 110, 624, 625 numero 7 e 349, no? Violazione dei sigilli. Bene, invidia. Coraggio, prima non piangere, adesso non è il momento di piangere, poi piangi dopo perché. E a questo punto il pretore dispone a procedersi con un rito direttissimo. Bene, la parte offesa. Pretore Giuseppe. Consapevole delle responsabilità che con giuramento assume davanti a Dio e gli uomini, giurati di dire tutta la verità e non altro che la verità. Qua. Venturi Giuseppe, nato a Galatina, nato in Galatina, 27/2/1926. Vi hanno avvisato della sottrazione di questo? Mi hanno avvisato quando sono arrivato in azienda alle 11 questa mattina. Sono stato informato stamane. E sono andato subito dai carabinieri per vedere cosa era successo. Sono stato informato stamane del furto di mio danno. Trattasi di aranci. Aranci, della varietà navelina. Aranci, per circa... Quintale, forse onestamente non saprei apprezzarli. Mi sono stati restituiti gli aranci. Gli aranci e poi anche loro si sono dimostrati disponibili a risarcire il danno ove ci fosse stato. Potete accomodare. Brigadiere Pedroro. Forza Pedroro. Se siete credente dite lo giuro. Prego, qui. Il vostro cognome. Pedroro Filippo. Confermate quello che ha detto il vostro subalterno. Non c'era molto danno sulle piante, in definitiva.
No, in definitiva cioè, non potrei stabilirlo in quanto non sono, però niente, sono state, le arance sono state colte con... Colte, sì, benissimo. Quando li sorprendeste stavano ancora prendendo arance o stavano andando via? No, stavano dopo sulla periferia di Leverano. Quindi stavano andando via? Esatto. Poi si sono fermati? Logicamente. Che atteggiamento avevano quando si sono fermati? Beh, io mi ero messo a distanza con l'arma, perché di notte si sa. Sì. E quindi l'atteggiamento proprio visivo, vicino, non è che l'abbia avuto, comunque hanno avuto un atteggiamento calmo, non è che hanno tentato di fuggire o altre cose, insomma, si sono rasserenati. Hanno detto niente? Niente, hanno detto che hanno affermato di aver rubato le arance poco prima e quindi... E non l'hanno detto perché? Beh sì, logicamente per venderle perché hanno detto per vivere. Può accomodare e basta, il pubblico ministero. Quindi va affermata la responsabilità degli imputati, anche perché la stessa si basa sulla ampia confessione dei fatti resa dagli stessi. Obiettivamente non bisogna trascurare che costoro si sono resi soltanto protagonisti di un furto di arance, il che presuppone la non notevole capacità o tendenza delinquenziale che esprimerebbero i due soggetti. Pertanto chiedo che agli imputati vengano concesse le attenuanti generiche e condannarsi gli stessi per il reato di furto aggravato alla pena di mesi 4 di reclusione e lire 100.000 di multa. Possono invece essere mandati assolti dalla imputazione di quell'articolo 349 del Codice Penale con la formula dubitativa insufficienza di prove, proprio per quelle perplessità che legittimamente sorgono in ordine alla individualità del cartello indicante il sequestro della zona in quell'ora notturna, ed è ovvio che gli imputati in quell'ora notturna siano recati sul posto al solo scopo di sottrarre le arance e certamente non potevano effettivamente individuare o potevano non individuare i cartelli che hanno tutt'altro scopo, cioè quello di preservare la zona dalle battute di caccia abusive. Signor Pretore, ci troviamo di fronte a due ragazzi che hanno dichiarato piangendo, e Vostra Signoria lo ha notato e sottolineato, hanno confessato che la prima volta si trovano pentitissimi, addirittura hanno collaborato. È un comportamento che ci fa pretendere a questo punto addirittura la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Ma si dirà, hanno commesso un reato. Bisogna vedere come e quando. Non dimentichiamo che c'è chi ruba al fine di arricchirsi e se avesse lavoro ruberebbe ugualmente, e c'è chi si è trovato per la prima volta a rubare come questi poveri ragazzi e che se avessero avuto lavoro non avrebbero rubato senz'altro. Io darei anche un po' di colpa proprio a chi negli organi preposti non dà la possibilità a questi giovani di inserirsi con un lavoro, di aprire possibilità di lavoro. Ecco, sì, questi due ragazzi incensurati, quindi non hanno assolutamente la cognizione di che cosa siano cartelli, non cartelli, divieti o non divieti, sono entrati, hanno visto le arance, le hanno prese, le volevano vendere. Concludo, signor Pretore, per quanto riguarda il 349, io chiedo che Vostra Signoria, in considerazione proprio della impossibilità assoluta materiale cognitiva da parte dei ragazzi, che li mandi assolti con la formula piena che riterrà di giustizia. Per quanto riguarda quel reato, attenuanti generiche con la prevalenza sull'aggravante contestata, e quindi condannarli al minimo della pena e con la sospensione condizionale, possibilmente con la non menzione nel certificato del casellario giudiziario.
In nome del popolo italiano, il pretore eletto applicato all'articolo 483 del Codice di procedura penale dichiara Invidia Giuseppe, Mandolino Giuseppe, colpevoli del reato di furto aggravato all'ora scritto e con la concessione delle attenuanti di quell'articolo 62 bis del Codice penale ritenute equivalenti alla contestata aggravante, li condanna a mesi 3 di reclusione e di 100.000 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Sospende la pena inflitta per anni 5 sotto le combinatorie di legge e dispone che della stessa non si faccia menzione nel certificato del caso del giudice. Fate attenzione, perché la prossima volta potrebbero essere le lacrime e poi diventano proprio inutili. Cercate, venite anche a questa pretura a manifestare il vostro disagio, va bene? Perché una pretura non sta solo per far condannare le persone. Fate sapere il vostro disagio a chi di competenza. Dispone di sequestro della tenuta dello Stato. L'udienza è tolta. C'è la sospensione. Arabo Antonio. Venga avanti. Si metta qui per piacere, qui vicino. Lei si chiama Arabo Antonio, vero? È imputato del reato di quell'articolo 570 capoverso numero 2 e 81 codice penale per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla sua qualità di coniuge e di genitore, facendo mancare alla figlia minore Simona e alla moglie i mezzi di sussistenza, con querela del 15 dicembre dell'87. Don Arabo Antonio, interrogato a verbale, dice che ha abbandonato la moglie in quanto la stessa era stata colta da una crisi epilettica. Per me un po' triste, E gli stessi suoceri consigliavano l'Arabo di lasciare la loro figlia in casa per poterla meglio curare presso l'ospedale di Galatina. La mattina successiva ritornava in Porto Cesario, apprendeva dai suoceri che la figlia si trovava ricoverata in Galatina e chiesto di vedere sua figlia Simona gli veniva negato il permesso, per cui faceva ritorno in Sava, non essendo più accettato in quella casa. La suocera Spagnolo Maria, sentita in merito alle dichiarazioni rese dal genero Arabo Antonio, questo ha fatto presente che ciò non risponde al vero e che lo stesso Arabo, una volta abbandonata la moglie, non si è mai presentato in casa per sapere notizie di lei e della stessa figlia. Poi viene interrogato, diffidato a provvedere ai mezzi di sussistenza e mi pare che lui risponda che non ha beni di fortuna. Che mestiere fate voi? Io lavoro in campagna lavoro, ma quando c'è da lavorare vado a fare qualche giornata, vado a fare, quando c'è lavoro. Su per giù lavoro. Pensare al bambino, no? Ho lavorato anche a... Ma bisogna che pensiamo a sta bambina, no? È una bambina, no? La vogliamo far crescere, no? Sì. Bisogna lavorare... Però io ci sono andato parecchie volte a Porto Cesario, signor giudice, per dare soldi loro non l'hanno mai accettato. La bambina, non lasci stare loro. Io non l'ho vista mai più la bambina. Ma voi vi siete separati con sentenza o no? Di fatto? Tutto lei ha fatto, io non ho fatto niente. Cosa ha fatto lei? Non so, ho fatto la separazione. Ha fatto la separazione. Cosa significa ha fatto la separazione? Sapete che significa fare la separazione? Essere chiamato dal tribunale, voi avete avuto la citazione, tutto quanto. Avete avuto una carta al tribunale? 2 carte al tribunale di Taranto, non mi sono presentato. Devo dire la verità, non mi sono presentato. Ah bravo, lei non si presenta proprio niente. Non mi sono presentato per non fare la separazione però. Lei non voleva fare la separazione? Volevo stare insieme. Per questo non si presenta, perché non voleva fare la separazione. Ha stabilito il Presidente del Tribunale quanto dovete dare a titolo di mantenimento per la donna. Abbiate pazienza, non vedete che qui c'è un pathos particolare, processi che sono abbastanza, non siamo nell'ambito di processi da far ridere o parlare inutilmente. Allora, cosa abbiamo detto? Si riporta a quanto dichiarato ai Carabinieri. Effettivamente mia moglie non sta bene, adesso neppure. Non sta bene adesso? Non lo so, io non lo so. Bravo, una bella cosa, lei non sa manco se sta bene o male sua moglie. Non so niente. Vogliamo promettere che li facciamo questi sacrifici? Signor giudice, io... vabbè, signor giudice. Lo vogliamo promettere? Sì, e la bambina non me la fanno vedere mai, come faccio? Si rivolga al giudice, perché lei credo che abbia diritto a vedere la bambina, anzi senz'altro ha diritto. Pur non conoscendo... al giudice dove? A Lecce? Dove deve vedere, no, a Lecce, sì, forse la separazione sarà stata nel Tribunale di Taranto. Bisogna andare a Taranto e prendere e farsi vedere un po' che provvedimenti ha messo il Presidente. Vedi prima quanto devi dare, no?
Là sta scritto quanto devi dare, quando devi dare la visita. Ma tu sei proprio scansonato, La famiglia è famiglia, amico mio, Bene, ci accomodi. Allora la parte offesa, su. Cosa... prego. E quando le condizioni economiche glielo consentivano, ha fatto avere dei soldi alla moglie. Soltanto che questi soldi sarebbero stati rifiutati. Lo ha detto prima. Lei ha mandato dei soldi? Ma io non ho sentito che abbia detto che ha mandato dei soldi. Bene, allora ci dica quando e come aveva mandato questi soldi. Io mandavo così a mano, a mano, li avete dato quando? Sì, 200-300 una volta. Quando? Periodo di questi... Ma scusate, da quanto tempo siete divisi? Ma insomma, è possibile che un uomo sia così sventurato da dimenticare pure quello che gli ha dato la moglie? Che lei stesso dice che è malata, e figuriamoci se stesse bene questa moglie. Io posso capire che i due si separi, ma la miseria, voi non sapete niente, non sapete che dove sta, non sapete se è malata, non siete presentati. Ha detto stati buona alla moglie e alla figlia, è vero o no? Niente. Allora, vediamo quanto le avete dato, sentiamo. E facciamo presto perché l'ora passa. Non se l'hanno prese, signor giudice. Non l'hanno voluto. No, allora io ho offerto sempre rifiutato. A mia moglie, quando ci andavo, a mia moglie delle somme di denaro che lei non ha voluto accettare. E infatti ci sono anche testimoni di vicino casa. I soldi l'hanno visto. Quando io le davo lei diceva vattene. Bene, si può accomodare. La parte lesiva, la parte civile, consapevole della responsabilità che lo giuramento assume davanti a Dio e agli uomini. Giurate di dire tutta la verità, null'altro che la verità. Se siete credenti dite lo giuro. Si metta qui per piacere. Lei ha fatto una querela e poi ha confermato anche ai carabinieri di Sava. Lei conferma la querela? Cioè quello che ha scritto in querela, la querela che ha presentato? Sì. Mio marito Arabo Antonio non ha mai adempiuto gli obblighi di assistenza, sussistenza, sia nei miei confronti che quelli della figlia Simona Maria, anche se più volte è stato da me ricamato il suo dovere di coniuge. Attualmente non ho più rapporti con mio marito nel mese di novembre 86. In ospedale sono stata ricoverata 2 volte in occasione di aborti spontanei e non per crisi elettriche. No. Aborti. C'è pure le prove. Presso l'ospedale civile di Galatina sono recata solo per effettuare l'esame di elettroencefalogramma. Perché? Sì. Perché soffrivo... Un esame molto delicato questo. Perché avete fatto? Perché soffrivo di crisi e allora perché? Soffrivo di crisi, di nervoso. Di nervoso. Da quanto tempo soffrivo di crisi? Avevo 16 anni. E che cosa ti è venuto? Quale malattia? No, niente, mi sentivo nervosa e ogni tanto andavo... Perdevi conoscenza? Sì. E adesso come stai bene? Stai bene adesso? Adesso sì, sto bene. E vabbè, non è che per questo che tuo marito si è stancato un po', no? Perché? No, mio marito veniva sempre a Porto Cesare, chiedeva della bambina, mettiamoci insieme e mi sono rimessa insieme. Dopo 3 mesi ho comprato la bambina, che quando ho comprato la bambina mio marito non è venuto sopra l'ospedale. Non è venuto manco all'ospedale? No, non è venuto. Ma c'ho pure le prove. Non lo sapeva? Sì, lo sapeva. Ha telefonato alle 2. Io stavo nella sala parto, ha detto a mia madre verso le 4:10. Vabbè, poi sarebbe troppo lungo. Ecco. Senta, cos'è accaduto quando lei dice che si è andata in ospedale nel dicembre dell'86? Lei dice di aver fatto questo elettroencefalogramma. Da quanto tempo lei si sentiva nervosa, cadeva per terra? E a quanto me ne faceva passare? Sì, vabbè, lasci stare quelle che le faceva passare. Vorrei sapere da quanto tempo lei, prima di andare in ospedale, sentiva queste crisi? Aveva queste crisi? Sempre, no? Sempre, da bambina. Scusi, signora. A 16 anni. 16 anni avevo io. No? Però tutte queste cose lui le sapeva. Prima di sposarmi, io gli ho spiegato tutto. Io ho detto che è importante, ma non crede che siano state queste cose ad indurre quell'altro ad andarsene? Perché uno come fa? No, lei cade sempre. non dà retta, no. Anche se questo è discutibile, perché sappiamo se uno che ha la moglie in crisi se ne va. No. Lei dice che è stato lui a provocare queste... Lui mi lasciava sempre a casa, da sola, e se ne andava. Ah sì. Poi ho detto io... Comunque adesso non sta mandando niente, non provvede niente. Viene per dice che aveva dato i soldi e voi non li avete voluti? No. La bambina quanti anni ha?
3 anni. 3 anni me l'ha cresciuta mia mamma. Voi avete fatto una domanda di separazione a lei, al Taranto? Ho fatto, dopo tanto chi me ne ha fatto, ho detto e allora, facciamo che ha deciso il Presidente del Tribunale? E ancora a luglio no, si sa. I provvedimenti all'inizio della causa. Che ha deciso? La bambina doveva stare con voi? Sì. Il marito la poteva vedere però? No, ancora non c'è stato... Non ha detto il Presidente che il marito poteva vedere la bambina? No. Possibile? No. Come no? Scusi, ma l'avvocato non ce l'ha Credo che l'imputato come provvedimento provvisorio, il giudice era abilitato al diritto di visita. Visita. Certo. Quanto aveva stabilito il Presidente del Tribunale che doveva darti al mese? O 2 o 300.000 lire. Ha detto niente, da 2 a 300.000 lire con le vostre condizioni cambia molto. E al Tribunale di Taranto hanno 2.000 e 300.000 lire, è la stessa cosa. O 2 o 300.000 lire. Al mese, non lo ricordo. Ma lei non ricorda niente, ma qui è una desolazione che chi più non ricorda qua. Sono un po' emozionato perché... Ma che c'è l'emozione col ricordo, signora? Abbia pazienza, stia tranquilla, stiamo qui, stiamo parlando di un fatto grave. 300.000 lire, 300. Adesso è ricordato. E vede, quando si tratta della somma maggiore ci si ricorda più facilmente. Se fosse stato 200 forse non ricordavo. Cose che accadono. È vero che io da sempre sono colta da crisi. Adesso non più. Sono più tranquilla. Da sempre. Sì. Adesso non più? No. Meno, sono non più tranquilla. No, dall'86 non siete andata più all'ospedale? No. Io voglio sapere che cosa consisteva la crisi nervosa. Lei si sentiva male, sveniva? No, mi sentivo abbastanza nervosa. Ma guardi, ecco perché mi arrabbiavo io con lui. Non so chi non è nervoso con questa vita così agitata. Nervosa che vuole dire lei? Qui si tratta, se è caduta per terra, se è svenuta. No, non sono svenuta. Mai? No. È sicura? Sì. Ma lei aveva detto prima sì, se non mi sbaglio. No, non ho detto sì. Che sveniva l'ha detto. No, non ho detto che sveniva. Non l'ha detto, l'ha detto invece. Non ho detto che sveniva. Vabbè, non l'ha detto. E guardi che noi accertiamo poi, no? Sì. Perché qui lei fa l'elettroencefalogramma, mica si fa perché ha disturbi nervosi, signora, abbia pazienza. L'elettroencefalogramma è un apparecchio infernale che deve assodare se c'è qualche cosa molto più grave della crisi nervosa. Vogliamo dire questa verità e vogliamo concludere. Questa è la verità, io non nascondo niente. Lei cadeva per terra quando c'erano queste crisi? No. E che faceva allora? Mi sentivo nervosa e mi andavo a sdraiare sul letto. E lui se ne andava. Mi arrabbio di fronte alle ingiustizie. Sì, quando mi tiri cose storte. E che vorreste arrabbiarvi di fronte alle ingiustizie? No. Allora, mi arrabbio di fronte alle ingiustizie. Giustizia di tuo marito? Sì, perché veniva a casa, mi faceva morire di fame. Se non era per la mamma, mi portava la legna, mi portava la salsa, mi portava i pelati, mi portava tutto. Veniva lui, cosa c'è? Scusi, la pasta la portava? Sì, la pasta, tutto portava. Tutto? Fino alla bomba, la mamma. Alla mamma? La mamma, sì. La mamma di chi? Mia mamma. E che c'entra questo? Io sto parlando di tuo marito. Veniva lui e diceva cosa dobbiamo mangiare. Quando questa cosa... E si arrabbiava lui che aveva portato pure no, queste cose si finivano, faceva che dobbiamo mangiare. Quello che c'è mangi, no? Allora ci litigavamo. A copertina è stato questo fatto. Io c'ho pure dei testimoni. Finite i testimoni a me. Ma vorrei capire perché lei si arrabbiava in quel momento. Sì, in quel momento sì, perché non vedevo le cose giuste. Che cosa mi faceva arrabbiare? Il carattere che teniei. E che significa il carattere? Cioè si ubriacava, che faceva quest'uomo? No, ubriacare no. E allora com'è che vi faceva arrabbiare? Dico, non mi maltrattava, questo è giusto, dico, però mi faceva mancare tutto. Cosa le faceva mancare? Il mangiare? Il mangiare, se non c'è il mangiare non c'è niente, no? Hai fatto un periodo di fidanzamento molto lungo? No, 15 giorni. E questo è il fatto, vedi signora, con 15 giorni le vuole fare una vita. Aspetta un po', ti devo dire una cosa. Aspetta un po', guardi, non molto posso aspettare perché... E poi stavamo battezzando la bambina, c'erano i compari, tutto. Lui ha mangiato tutto, se n'è andato a pantaloncini, Daniele vado a comprare le sigarette e poi non è tornato più. Ed è rimasta la bambina a battezzare.
Poi il mio compare che è calabrese, dopo un po'... Ma forse la religione è diversa, perché siccome si chiama arabo. Sì. Però con mangia non mangiare non ha religione. È universale. Lì non c'è più religione. Dopo 5 giorni è tornato. Ma è tornato una pure di notte, erano le 2 di notte, che mia mamma... Orari un poco scombinati, vero? Ecco. Come fate a accampare adesso? Adesso con la mamma sto. Sto con mia madre e a stento non vi dà niente. Ancora niente. Non lavorate voi, signora, perché? No. E noi dovete lavorare qui. Sì, comunque Tutti e due dovete provvedere per la bambina. Lui deve provvedere. No, perché anche voi. E perché no? Io sto provvedendo e come? Potete pure accomodarvi. Chi altro c'è? Nessuno. Il pubblico ministero si accomodi. Sì, la parte civile. Alla parte civile, I fatti appunto sono stati già così bene esposti qui dalla parte lesa, quindi non ho altro da dire che riportarmi alle conclusioni già prodotte chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di giustizia e nonché alle estradizioni conseguenziali. Perfetto, vogliamo sentire il pubblico ministero. Mi pare che l'obbligo principale del marito sia quello, oltre che di solidarietà umana, anche quello previsto dalle norme civili che gli sono state lette proprio quando lui contraeva matrimonio con quella donna che dopo ha lasciato, dopo ha abbandonato anche quando vi era maggiore esigenza di aiuto, di assistenza, proprio quando quella signora aveva le crisi epilettiche, quando stava in ospedale, quando stava in casa. E poi ha dimenticato, oltre che di essere marito, anche di essere padre di quella bambina che non poteva essere dimenticata, alla quale doveva provvedere costantemente qualunque fosse la colpa, se colpa vi fosse, da parte della moglie. La figlia era incolpevole, la figlia era innocente e lui doveva provvedere al mantenimento della figlia. Mi pare che il reato lo ha consumato in modo pieno e per questo merita, anche se la signoria vostra riterrà di applicare delle attenuanti particolari, mi pare che la sua responsabilità è eclatante e chiara. Per questo va punito con la pena di reclusione di giorni 15 e 200.000 lire di multa. La difesa... Evidentemente all'origine c'era il guasto, un guasto che non poteva certamente essere individuato con una certa tempestività, perché la parte lesa, la moglie dell'imputato, ha dichiarato pure che soltanto 15 giorni sono stati fidanzati. Ha affermato pure che sin dall'età di 16 anni ha avuto quelle crisi nervose, le ha definite lei, che certamente avranno influito negativamente sul buon andamento della famiglia e non certamente il povero imputato poteva adattarsi ad un regime coniugale così complesso, così precario, determinato purtroppo, lo ripeto, proprio dalla situazione psicofisica della moglie soggetta a queste crisi depressive. E lei stessa ha riferito che per lei e per la figlia provvedono i genitori, quindi sotto l'aspetto del presupposto previsto esplicitamente per lo stato di bisogno mi sembra che non ricorrano i presupposti, quindi non c'è stato di bisogno, quello stato di indigenza a cui necessariamente deve provvedere il genitore. Sotto questo aspetto io chiedo che l'imputato venga assolto con formula piena, in subordine che venga assolto con la forma tutoria dell'insufficienza di prove anche sull'elemento psicologico. In estremo subordine, solo per scrupolo difensivo, chiedo che venga combinato il minimo della pena con i benefici di legge. In nome del popolo italiano, il pretore eletto applicato l'articolo 483 del Codice di procedura penale dichiara Arabo Antonio colpevole del reato scrittogli e con la concessione delle attenuanti di cui all'articolo 62 bis del Codice penale lo condanna a mesi 6 di reclusione e lire 200.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Sospende la pena inflitta per anni 5 sotto $1 milione di legge
e dispone che della stessa non si faccia menzione nel certificato del casellario giudiziale, condizionando tale beneficio alla corresponsione delle somme stabilite dall'autorità giudiziaria competente nell'interesse della moglie e della figlia e all'esercizio del diritto di visita nell'interesse della stessa figlia minore. Liquida altresì le spese per la parte civile nella misura di lire 305.000 per la fase dibattimentale, oltre IVA e K come per legge, e il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Ha capito, Arabo? Faccia attenzione perché la pena è sospesa a condizione che le debba fare quell'altro. Stia attento, si deve fare, lavori, anche sua moglie deve lavorare.